Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Con il sodalizio sacerdotale mariano internazionale vi invitiamo al raduno del 12 aprile a Milano alle ore 13:30, domenica 12 aprile per la festa della Divina Misericordia. Sarà un momento di grazia, ci sono altri sacerdoti che in questo momento non potevano essere qui e che verranno tutti a Milano per questo momento di grazia. Sarà una nuova Pentecoste, il Signore ci raduna da più parti di tutto il mondo, come nella Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, perché possiamo poi andare in tutto il mondo a portare il messaggio della salvezza, il messaggio del Vangelo, il messaggio della verità e soprattutto la nostra appartenenza a María. Invitamos a todos los sacerdotes del fiel remanente de esta iglesia verdadera para que se reúnan y vayan a este encuentro tan hermoso que será con nuestro vicario, el vicario de Cristo. Los invitamos a todos, un saludo para todos los remanentes de todo el mundo, especialmente de Italia y de México, donde también habrá una visita del Papa en junio. Felicidades! Con il rosario in mano, popolo dei rosarianti, vi diamo appuntamento domenica 12 aprile a Milano, festa della Divina Misericordia. Avanti con Maria. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è lunedì 9 marzo, il lunedì della terza settimana di Quaresima. Vedete con quanta speditezza ormai ci avviamo a passo rapido verso la conclusione della Quaresima, verso il tempo di Pasqua, ma motus infine veloce, per una cosa abbiamo detto diverse altre volte, sembra veramente la percezione del tempo che passi più rapidamente, non so se anche voi l'avvertite. Comunque siamo già appunto nella terza settimana di Quaresima, quindi a un poco più di metà del cammino verso la Santa Pasqua del Signore, se è vero che Pasqua è il 5 aprile e oggi è già il 9 marzo, quindi manca meno di un mese. E oggi anche la festa di Santa Francesca Romana, desidererei menzionarla perché quando io studiavo a Roma abitai, per grazia di Dio direi, con delle suore, in una dépendance, naturalmente non mi sono fatto suora, in una dépendance che mi hanno dato le suore, una topaia vera e propria, guardate, che era non era a basso costo tra l'altro, perché siamo a Trastevere, nella zona di Trastevere, e allora era proprio una topaia, ma io mi accontentavo, quando si è giovani ci si accontenta facilmente. Mi davano anche, se non ricordo male, da mangiare, no, non mi davano o sì, non mi ricordo, comunque dormivo lì e dormivo, poi scoprì solo dopo che dormivo nella casa di dove aveva vissuto questa santa mistica, inizialmente laica e poi fondatrice di una famiglia religiosa femminile, Santa Francesca Romana, proprio di Roma, una sorta di Natuzza Evolo del 1400, per essere chiari. Lei vedeva Gesù, parlava con la Madonna, andava a messa a Santa Maria in Trastevere. Credo ci sia una lapide che ricorda questa presenza lì a Trastevere di Santa Francesca Romana, e soprattutto aveva un dialogo particolare con le anime del purgatorio e con l'angelo custode. Pensate che l'angelo custode poteva anche avere la libertà di schiaffeggiarla qualche volta quando si comportava male. Pensate che caratteristiche. Bisognerebbe che tutti quelli che si affacciano sui social per cercare di commentare la situazione attuale della Chiesa abbiano conoscenza della letteratura e della teologia mistica che il sottoscritto possiede, perché altrimenti si fanno danni irreversibili per sé e per gli altri. Ecco, e Santa Francesca Romana, pensate, aveva anche un altro dono da Dio, che è tipico di quell'epoca lì, è tipico di quell'epoca lì, perché lei è più o meno contemporanea di San Francesco di Paola, o da Paola, calabrese, che aveva lo stesso dono. Quale dono? Dio, attraverso gli angeli, chissà che questa cosa non torni ai nostri giorni, c'è sempre un gran bisogno, attenti a questo, le aveva ispirato attraverso gli angeli di fare una pozione
c'è una sorta di balsamo a base di erbe che lei adoperava. Tutti gli ammalati andavano tutti gli ammalati di Roma andavano, e poi si diffuse la notizia, veniva anche dalla Toscana, dal napoletano, a trovare Santa Francesca Romana, che anche ammalati gravi, ammalati gravissimi, con malattie ormai diciamo implacabili, e lei usava questo balsamo, questo unguento, ecco, chiamalo, non mi piace pozione, tolgo il termine, questo unguento, questo balsamo che creava lei stessa, non ha mai voluto dare la ricetta, lei stessa creava, si faceva portare delle erbe, oggi l'avrebbero tacciata di stregoneria. Perché guardate, questa chiesa che sembra essersi evoluta in ragione dello scientismo modernista, in realtà è una chiesa bacchettona, cioè è anticipatamente chiusa al soprannaturale. Guardate Fernandez, il cosiddetto prefetto della fede, che agisce indisturbato, questo dovrebbe dir tutto, e Padre Livio addirittura gli commenta anche il libro, il Fernandez che dice che Medjugorje non è vera, Maria Valtorta non è vera, Amsterdam non è vera, Dozulé non è vera, e non finisce qui, vedrete. Ha fatto una sparatoria, ha fatto una fucilazione del soprannaturale. Adesso vedrete che arriverà presto un'ulteriore tirata per una stretta per tutte le apparizioni mariane e non solo, perché c'è sospetto, diciamo, come dire, un sospetto modernista nei confronti del soprannaturale. Invece la Chiesa ha bisogno del soprannaturale. Questa è la Santa Francesca Romana che oggi ricordiamo. Vorrei chiedervi se diceste ciascuno di voi un'Ave Maria Santa Francesca Romana per me, perché io ho sempre pensato che, siccome non esiste il caso, io credo che in quella fase lì del mio studio a Roma non mi sia trovato per caso a vivere proprio nella casa di Santa Francesca Romana, quindi a contatto diretto con la sua persona che io non conoscevo, non ne sapevo l'esistenza, quindi mio malgrado potei conoscerla e attraverso le suore potei entrare nell'esperienza di questa straordinaria donna, visitando e vivendo nei luoghi dove lei era vissuta, a Roma nel 1400. C'è un particolare che ricordo, c'è un crocifisso che io quando finivo di cenare, quando finivo di mangiare la sera, andavo in camera, in questa topaia che c'è, non so che cosa, che se ci sa ancora questa stanza lì a Palazzo Ponziani, perché poi è diventato un albergo. Allora si passa da un crocifisso bellissimo, bellissimo, io poi andavo a pregare ogni sera lì, davanti a questo crocifisso, prima di ritirarmi in camera, e ricordo molto bene che proprio sentivo la bellezza di questo crocifisso. Poi ho scoperto che era quello dove Santa Francesca Romana pregava e dove aveva vissuto tante grazie mistiche, e una sera ne ho vissuta pure io una grazia mistica, perché c'era il cordone rosso che non si poteva oltrepassare, ma in una, diciamo, come dire, anelito mistico, attraversai quel cordone mistico, sì, quel cordone rosso, e cominciò a suonare tutto l'allarme nell'hotel. Insomma, cosa volete? E poi andavo a trovare lì dunque vicino ai Fori Imperiali c'è la chiesa dove i romani si sposano. Adesso può darsi che qualcuno lo scriva nei commenti. È proprio la chiesa di Santa Francesca Romana, perché lei coltivò moltissimo anche l'etica coniugale, no? È anticipatrice di cose interessanti Santa Francesca Romana, perché per esempio, siccome era stata sposata, allora valorizzò moltissimo il tema del matrimonio, e quindi ancora oggi i romani molte volte si sposano proprio lì a la chiesa, l'abbazia di Santa Francesca Romana ai Fori Imperiali. La preghiamo perché dal cielo ci aiuti. Allora oggi è lunedì 9 marzo, lunedì, mi raccomando, inizia la settimana, aggrediamo cristianamente il lunedì, non lasciamoci aggredire dal fatto che inizia una nuova settimana e come faremo, ma invece con la corona del Santo Rosario tra le mani, con la forza della preghiera che è il respiro dell'anima, soprattutto il Santo Rosario, sotto lo sguardo della dolcissima nostra Madre Regina Maria, affrontiamo il tempo che Dio ci dà a disposizione per farci santi. Ecco, per farci santi. Vedete che alla mia sinistra in alto la cerchiatura dice che mancano 34 giorni, sembrano tanti, in realtà è appena un poco più di un mese, per il raduno che vivremo insieme, raduno internazionale
della Divina Misericordia a Milano il prossimo 12 aprile alle ore 8:30 ci saranno le confessioni, alle 13:30 inizia ufficialmente il raduno con dei dettagli che vi dirò appena rientro in Italia. Ecco, verranno i sacerdoti, come sapete ispanici, si stanno organizzando con qualche probabilmente sorpresa che naturalmente attendiamo a braccia aperte, saremo presenti tutti i sacerdoti del sodalizio, ma non era finito il sodalizio. Non avevano scritto che andando via padre Pavel finalmente Minutella è finito? E com'è che invece siamo di più del passato? Hanno capito che questa non è opera mia? Ma perché si ostinano a non accettarlo? Perché? È ostinazione proprio, perché quest'opera altrimenti avrebbe già da tempo finito con non esserci più. Però comunque, ecco, vi dico, organizzate, ci sono dei pullman, ci sono un giorno dalla regione e sarà un giorno di grazia, bellissimo, dove avrete la possibilità, miei cari fedeli del piccolo resto, di conoscere di persona padre Tamaio, padre Arturo, oltre che verrà padre Ciabelo, e stiamo aspettando di sapere se arriva anche qualche altro sacerdote. Allora alle 8:30 ci saranno le confessioni, domenica 12 aprile, perché è la festa della Divina Misericordia, e Gesù nel diario a Santa Faustina dice che quel giorno sono aperte le cateratte del cielo, si può ottenere e lucrare, come sapete, l'indulgenza plenaria. Ecco, quindi non mancate a questo appuntamento, organizzatevi per tempo. Ieri abbiamo testimoniato una cosa importante, abbiamo testimoniato che c'era Il Padre Risponde, la trovate disponibile, la rubrica Il Padre Risponde, perché ci sono le testimonianze molto preziose dei fedeli del piccolo resto canadese americano, e a un certo momento è andata via, si vede proprio che io gesticolo mentre sto facendo la diretta, perché si alza la cara fedele Nicolina col suo marito americano, che peraltro ha fatto pure una testimonianza in lingua americana, in lingua inglese, e poi io ho salutato Nicolina. E ho detto in diretta appunto quante ore sono di volo aereo, 5 ore e mezzo. Figlioli cari, Nicolina per venire all'incontro con Don Minutella e Fra Celestino qui a Toronto in Canada ha fatto 5 ore e mezzo di aereo andata e 5 ore e mezzo di ritorno, va bene? Sono in tutto 11 ore di volo. Anche Grace, mi dice Fabio, anche Grace. Ecco, quindi vorrei dire a voi che siete in Italia, io spero che non abbiate il coraggio, i napoletani, i calabresi, i pugliesi, i siciliani e i sardi, di lamentarvi perché facciamo un incontro a Milano. Capite che rischia di diventare un peccato contro lo Spirito Santo? Ecco, non so, siete d'accordo? No, dico siete d'accordo, perché se proprio devi fare la Mezzia Terme Milano è un'ora di volo aereo, via, un'ora di volo aereo. Un'altra cosa è se uno economicamente non può, per carità. Stiamo parlando del fatto che c'è gente ancora oggi nel piccolo resto italiano che si lamenta perché si fa a Milano, a Milano devo prendere l'aereo tutte queste ore, devo fare il treno. Guardate che io qui, non so, questa esperienza in America, ve ne parlerò, ve ne ho già parlato, ma vorrò fare una serie di catechesi, forse scriverò un libro, vediamo. Perché mi ha cambiato la vita, cioè guardate, io ho visto roba che anche voi avete visto, di gente che qui non c'hanno i sacerdoti, non hanno avuto i preti finora, adesso cambia, perché anche noi preti italiani, io a giugno, a Dio piacendo, tornerò qui, poi a maggio dovrebbe, se ho capito bene, venire Don Ramon, molto bello questa staffetta, ma soprattutto abbiamo i preti ispanici che si danno da fare e che verranno incontro alle esigenze delle varie realtà presenti, perché questi hanno resistito. Non scorderò più in Uruguay, a Montevideo, l'incontro con i fedeli, dove una donna che avevo visto 4 anni fa, va bene, o 5, e ha detto: padre, adesso per un'altra messa dovremo aspettare altri 4 anni, capito? E poi vedere che c'è chi ha fatto 8 ore o 16 ore, scusate, 16 ore di pullman da Cascavel a San Paolo per venire all'incontro, chi ha preso l'aereo ha fatto 7 ore dal Panama a Buenos Aires, insomma dovunque siamo stati in questi 2 mesi e un giorno di missione in America del Sud e in America del Nord, abbiamo registrato delle testimonianze incredibili che probabilmente servono anche a noi fedeli del piccolo resto italiano, perché capiamo che bisogna fare sacrifici per il Signore.
E per questo cammino. E i nostri fratelli e le nostre sorelle dell'America, del piccolo resto americano, e quando dico americano intendo dal Canada, al nord dove siamo, fino al Cile dove siamo stati, quindi tutta l'America, ci hanno dato una testimonianza incredibile. Che il Signore li benedica. Io praticamente, tutto sommato, ieri ho già concluso questa mia esperienza missionaria in America. Sono veramente commosso per due motivi che sono i seguenti. Quando io mi commuovo faccio fatica a parlare, mangiafuoco, starnutiva, io non riesco a parlare. Il primo motivo è la testimonianza di questa gente. Io forse sono venuto l'8 gennaio in America in un momento un po' difficilotto per me, perché vedo che c'è tutto il sistema contro e diventa sempre difficile, il diavolo, Satana, arma di continuo contro di me, soprattutto i sacerdoti e quelli che credono di avere la verità in tasca, che quella è la Chiesa cattolica, che io mi sono fatto la mia Chiesa, sono un santone, un guru, sempre le stesse cose, da 9 anni e mezzo, sempre la stessa melodia, non c'è niente da fare. E quindi diventa a volte... Però poi sono venuto qui e mi sono rinfrancato, come penso avrete visto in Italia. Perché? Perché ho visto la testimonianza di fede di questa gente. Il Signore aspettava che io venissi per vivere questa esperienza di fede così bella, che mi ha motivato a tornare in Italia più forte e più intraprendente che mai, perché mi hanno dato una testimonianza preziosa. Ieri, stamattina è partito Nick, io potrei raccontare ciascuno di loro, perché ciascuno di loro ha dato testimonianze incredibili. Che bella gente, figlioli cari, e sono come eravamo noi nei primi anni. Nick è un italo-americano che vive nel Massachusetts, nel Connecticut, e ci diceva che oggi avrebbe fatto 8 ore e mezzo di macchina, capito? È venuto qui facendo 8 ore e mezzo di macchina all'andata e 8 ore e mezzo di macchina al ritorno. Sono cose che veramente lasciano senza parole. E poi altre testimonianze come quella del caro Marcello, anche lui italo-americano, italo-canadese, che mi segue dal 2018, gente che io non potevo immaginare di conoscere, che invece sto conoscendo. E poi avete visto la testimonianza dell'amico, marito di Nicolina, si chiama Angelo? Robert, ecco, Angelo è italiano come nome, Robert, che è americano di Los Angeles. Avete sentito la testimonianza bella che ha data in lingua inglese tradotta da Fabio, la testimonianza di Steven è un canadese, non è italo-canadese, canadese, lui mi segue leggendo i sottotitoli, se ho capito bene fa così, no? Ecco, eppure fa parte del piccolo resto, è venuto, ha assistito alle celebrazioni, lui è perseguitato perché in famiglia gli dicono sei entrato in una setta, insomma veramente è incredibile quello che io sto vivendo. Era per dire che ringrazio la Madonna di avermi portato qui, è lei che ci ha guidato. E poi questa bellissima storia che ho raccontata venerdì, è stato sabato, non mi ricordo, venerdì, perché poi sabato ieri l'altro l'abbiamo benedetta, questa storia che vi ho raccontato con il caro Fabio, alla luce della locuzione che ho avuto a Miami, in cui mi si diceva che avrei dovuto appunto provvedere a trovare una statua. Io dicevo come avrei fatto, no. Mi sono fidato, mi sono abbandonato, e poi arrivando qui l'ho detto ricordandomi, perché Dio ha permesso che io non mi ricordassi, ricordandomi che appunto c'era questa richiesta del cielo, e Fabio mi dice che qui vicino c'è un negozio, e subito andiamo lì e prendiamo questa statua che diventa, insomma sono tante belle testimonianze che la Madonna ci ha regalato. E quindi così si conclude in qualche modo questa mia permanenza negli States, e questa settimana io rientrerò in Italia, ecco, e sabato prossimo 14 marzo sarò a Roma, eccolo lì, Roma, ore 16, per l'incontro con chi vuole. È l'incontro fatto per i fedeli di Roma, ma naturalmente è aperto, ci mancherebbe altro, a tutti, prima che io poi scenda giù in Sicilia, perché praticamente poi c'è la quinta domenica di Quaresima, successivamente al 14-15 c'è la quinta domenica, e praticamente sono le 2 settimane di passione ed è arrivata la Pasqua. Ecco, bene.
E il progetto va avanti, vi ricordo di aiutarci se potete, sono 99 giorni, domani tagliamo il nastro dei 100 giorni di lavoro al Tre Baseleghe, ecco l'IBAN, il conto corrente postale a PayPal e l'IBAN all'estero, vi chiedo sempre la grazia, se potete come volete, di aiutarci perché ce n'è un grande bisogno. Vi ricordo anche che i confratelli italiani celebreranno a Pasqua Don Enrico a Roma e Terni e poi Padre Ioannes a Bergamo e Don Ramon tra Sardegna e Toscana. Eccolo lì il cartello. E invece andiamo adesso decisamente alla puntata di oggi, anche perché poi devo dare la linea più avanti alla preghiera di riparazione che oggi va in onda un po' più tardi per via del fatto che qui è cambiato l'orario ieri e quindi non più alle 3:30, ma alle 9:30 qui diventano le 2:30 in Italia. Allora, oggi voglio parlarvi di un argomento molto interessante. Leggiamo insieme il titolo di questa rubrica di oggi, eccolo lì, la profezia di Teresa Musco, 2 punti, vedete che è virgolettato, perché è proprio una frase che la Madonna ha detto a Teresa Musco, Satana alla sommità della Chiesa. Io devo dirvi questo. Avevo pensato, se mi credete, siete liberi, visto che ci sono i detrattori che non ci dormono la notte, ognuno è libero di crederci o meno, io sono sincero con voi, va bene? Vi guardo negli occhi attraverso i social, sono sincero, non sono un truffatore come lo sono altri che fanno finta di non esserlo, io non sono un truffatore, ve lo dico in coscienza. Ho sempre agito in coscienza, vabbè? Quindi quelle cose che vi dico non sono bugie, falsità, strumentalizzazioni, non l'ho mai fatto. E la prova provata è che quando è uscito il libro Ein Leben, vi ricordate? Di Benedetto XVI, l'intervista con Peter Seval, dove lui diceva riconosco più o meno così Papa Francesco, vi ricordate che ho fatto subito una puntata nella quale dicevo il Papa ha detto così, allora io penso che mi devo ritirare, vi ricordate? Ho fatto questo, no? Vi ricordate? Ho fatto questo. Allora, in tutta sincerità vi dico che avevo pensato stamattina nella mia preghiera personale, mi piacerebbe che il cielo regalasse, così diciamo così, facesse un regalo al termine di questa mia permanenza in America, un regalo con un'affermazione clamorosa, sorprendente. Vado a scoprire una cosa che non avevo mai letto. Perché io sempre cito, a proposito del fatto che c'è una falsa chiesa di Satana, sono arrivati dei messaggi di un sacerdote che mi invita alla conversione e a tornare alla vera chiesa di Cristo, perché io mi sono formato la mia, devo imparare dai santi, soprattutto da San Francesco. Ecco, ma non è che lo dico io che c'è una chiesa di Satana, questo io non l'ho mai detto. Non l'ho inventata io questa faccenda qui, che c'è Satana che sarebbe entrato in Vaticano, lo dicono le profezie, poi uno può decidere di non crederci, ma è un dato di fatto che c'è stato Bergoglio, no? O me lo sono inventato io? E ci vuole un gran fegato a ritenere che Bergoglio sia stato Papa, perché se Bergoglio è stato Papa, Gesù Cristo ci ha preso in giro, altro che non credere alle profezie. Se Bergoglio era il Papa, non c'è da credere al Vangelo. Un Papa che autorizza la benedizione delle coppie gay, che firma Abu Dhabi dove Gesù Cristo non è più l'unico Salvatore, che autorizza la comunione ai concubini, che sdogana la tradizione cattolica, che benedice il tale che fa la urina sul crocifisso, capite? Tutta la serie di cose che sapete. Se quello era il Papa, Gesù Cristo ci ha ingannato. Non è che non sono vere le profezie, non è vero il Vangelo. Ma non c'è niente da fare, testoni, col cuore chiuso, con le dita negli occhi a Dominutella che non lo sopportano più, perché è l'unico, è rimasto l'unico a gridare che quella non può essere la Chiesa Cattolica, perché se lo fosse Gesù Cristo ci ha ingannato, tu sei Pietro, Matteo 16,18. Norma, se non normata. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, non quella di Satana, quella dei massoni, quella dei poteri forti global mondialisti, la chiesa di Gesù Cristo. E le porte dell'inferno non prevarranno. Se Bergoglio è stato Papa e ora è Papa il suo peggior successore, perché guardate che dietro la forma la sostanza di Prevost è ancora più, perché succede così, io lo vedo sul mio carattere e lo posso vedere sul mio carattere, poniamo il carattere di Don Enrico, no? Ecco, io sto a Don Enrico
come Bergoglio stava a Prevoste. Don Enrico sta a me come Prevoste stava a Bergoglio. Lo spiegherò meglio. Io devo raggiungere subito i miei obiettivi. Sono fatto così caratterialmente. Ecco, sono fatto così. E allora che cosa faccio? Sono immediato, sono intemperante, insomma, sono allo stile di Bergoglio, no? Lo stile è quello. Però mi sono accorto, invece Don Enrico è uno stile più posato, equilibrato. Io ho avuto bisogno, infatti è stato il primo ad arrivare Don Enrico, perché lui lo sa, non è che io faccio sperticolodi inutili. Don Enrico lo sa che è così. Mi sono sempre trovato benissimo con lui, perché è una sorta di alter ego, cioè io vedo in lui quello che non ho, cioè quante volte nei nostri incontri sacerdotali io lo guardo aspettando che intervenga dopo che parlo io per, come dire, far rientrare. Allora con lui tante volte altri obiettivi sono stati raggiunti, e Prevost è lo stesso con Bergoglio. Bergoglio era così, 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 e talora però proprio per questo suo modo istionesco non raggiungeva subito, non si raggiunge subito. Invece chi posa piano raggiunge l'obiettivo, e Prevost è così. Quindi Prevost è il peggior successore di Bergoglio, è stato pensato bene. Vi ricordo l'ancora a rovescio, no? La tranquillitas massonico-vaticana, cioè dobbiamo stare tranquilli lì. E così stanno tranquilli, ma l'obiettivo è la Chiesa sinodalista, capito? La Chiesa arcobaleno. Dov'era Prevost quando hanno fatto il giubileo LGBTQ+? E che fine ha fatto Savino? È stato condannato dopo le gravissime, il vescovo di Cassano allo Ionio, le gravissime dichiarazioni per cui ha detto che l'unione carnale tra persone dello stesso sesso non è più peccato. Ma guardate che neanche Satana parla così, perché Satana dice fai il peccato, non ti dice che non è peccato. E invece è rimasto impunito. È una persona inutile quello che sta lì in Vaticano, dal punto di vista del governo, capito? E come mai i preti, anche adesso questo che scrive, hanno il pallino di Minutella e non scrivono a Cassano allo Ionio, al vescovo di Cassano Savino? Perché lo scrivono a Prevoste? Visto che tu, sacerdote che mi scrivi stamane, ieri, insisti col dire che io sono fuori dalla Chiesa, che io sto conducendo le anime in inferno, perché non scrivi al tuo caro Papa Leone e gli dici che fine ha fatto l'intervento di Savino? Come mai? È uno scandalo che Savino sia ancora vescovo a Cassano allo Ionio. Non sono io lo scandalo è Savino. Ecco, allora chi non ha voluto vedere Sarangi, io ieri ho tenuto un'omelia, prego la regia di mostrare il cartello, per chi non l'avesse ascoltata invito a farlo perché è abbastanza interessante, fa sintesi della situazione attuale, dal titolo L'incredulità, terribile. Ecco, la trovate sulla playlist di Radio Domina Nostra, la voce video. Allora io mi accorgo che su di me c'è una azione in Italia, una pressione notevole per strapparmi i numeri, per cercare a tutti i costi di soffocare. Io devo morire annegato, sono in acqua e faccio e questi con la mano, i sacerdoti pii, i santi, i pontefici laici, sono lì che mi annegano. Devo morire soffocato. Esultano se i numeri scendono. C'è chi li conteggia come se la verità dipende dai numeri. Sono anche dei deficienti alcuni. C'è uno, mi hanno detto, che conteggia quanti se ne vanno. Ma è una cosa del tutto normale che ci sia chi va e chi entra. Ma perché, scusa, se 1700 persone nello spazio che è un anno o 2 anni se ne sono andati, significa che non è vero quello che dica? Allora Gesù Cristo era un impostore che è morto in croce da solo. Vedete a che livelli sono? Tutte le provano per non giustificare a se stessi che ho ragione io, che quella è la falsa chiesa di Satana. È un esorcismo mondiale che io devo fare. Meno male che non vi accorgete. È un esorcismo. Io sono esorcista del mondo. Quando sono l'unico nel mondo che grido, perché mi hanno parlato anche gli altri sacerdoti, padre Altman, si dice così, padre altri, che pensavano così, ma poi alcuni dicono sì, conosco Dominutella, guardate che sono molto conosciuto, attenzione, in Italia sappiate, conosciutissimo anche qui negli States da parte delle gerarchie cattoliche, preti e vescovi, e me lo hanno detto i fedeli, non me lo sto inventando, me lo dicono loro. Però la risposta è, se proprio deve andare bene, la replica è non è ancora il momento. Non è ancora il momento. E mi fa pensare al film Piovono polpette, com'era? Piovono polpette, si intitolava così questo film, cartoni animato. Insieme ai cartoni animati, piovono polpette, non è ancora il momento. Piovono polpette, non è ancora il momento.
Non è ancora il momento. Quindi io chi sono? Un esagitato, un guru, un santone, uno che piglia in giro, inganna, le locuzioni non sono vere, sono indemoniato, sono pazzo, o fanno l'analisi da TSO, mi fanno le analisi. Mi fanno le analisi come la fedele del pontefice laico con le scarpe lustrate di Roma, che mi fa l'analisi, la fedele seguace della Chiesa laica di Roma, mi fa l'analisi. Quindi io sono con crisi, come ha detto quella qui, questa qui, che mi devo ricoverare, sicuri, io mi devo curare, perché sono l'unico che grida la verità, e poi ognuno invece si crea i propri, persino chi aveva iniziato con me non gli è convenuto a un certo punto, si è fatto il suo mondo, è papa o non è papa, aspettate, è papa o non è papa, nel frattempo uno muore di questa realtà, finisce in inferno, e che ci fa? L'importante è che io sbanco e vado avanti. Mercenari del Vangelo, ma torniamo a noi. Dunque, e proprio oggi io ho ricevuto questa, diciamo, questa testimonianza che non conoscevo, perché che quella sia la falsa chiesa, vi dicevo, le profezie lo dicono, lo dicono, non c'è bisogno che ogni volta io le dica. Vabbè, insomma, il terzo segreto di Fatima, Caterina Emmerich, vabbè, Caterina Emmerich, ma c'è anche molto Maria Valtorta, che non a caso Fernandez condanna. Aspettatevi, potrei sbagliarmi col tempo, qualche correzione formale sulla devozione a Padre Pio. Vedrete che non mi sbaglio. Comunque, anche, però, fra tutte io ho sempre citato una profezia di Padre Pio, no? Perché trovo che questa profezia è semplicemente clamorosa. Siamo nel 1960, l'ho riportata in diversi dei miei libri, voi sapete che io ho scritto non poco, ultimamente quasi nulla però, e forse farò un libro sulle mie locuzioni che servirà come apologia pro vita mea, comunque vedremo. In ogni caso, in questi miei libri più volte io ho citato una frase importantissima di Padre Pio, testimoniata di persona, a meno che non era un truffatore pure lui, come me, da Padre Amort. Padre Amort al giornalista spagnolo Zavala ha rivelato, José Zavala ha rivelato che nel 1960 un Padre Pio sempre più provato, un Padre Pio nel 1960, ancora mancavano 7-8 anni alla morte di Padre Pio, ha sentito il bisogno di confidarsi con Don Amort. Sapete, Don Amort ha avuto un bel rapporto, me lo ha raccontato lui di persona, io sono stato a contatto con Padre Amort, come sapete, circa 2 anni. È incredibile che trovavo sempre la porta aperta per incontrarlo, comunque sia. Ecco, lui, Padre Pio, nel 1960 ha detto a Don Amort: sai Gabriele, Padre Pio è Satana che si è introdotto nella Chiesa e presto verrà a governare, a guidare una falsa Chiesa. Allora, questa frase è incontrovertibile, infatti nessuno la cita, perché se la citano si gettano la zappa sui piedi, se la citano ha ragione Don Minutella, o almeno potrebbe avere ragione, no, deve soffocare. Togliamogli i seguaci, distruggiamo questa, non quella di Bergoglio Prevoste va distrutta, la mia, perché dicono che è mia, non hanno capito che invece questa non è mia, questa è la fede cattolica che sopravvive. Sai Gabriele, e Padre Amort poi racconterà che Don Amort, che Padre Pio era veramente provato nel dirglielo, ma ha sentito, secondo me, l'ha scelto come, diciamo, testimonial di questa rivelazione verosimilmente datagli dalla Madonna di Fatima, anche perché il 1960, quando Padre Pio dice questa cosa a Don Amort, e Don Amort non poteva saperlo sul momento, era l'anno in cui la Madonna aveva chiesto a Sor Lucia che venisse rivelato il terzo segreto di Fatima, che senza dubbio, come ha lasciato intendere Papa Benedetto XVI nel 2010 nel volo aereo che lo portava a Lisbona in occasione della celebrazione a Fatima, riguarda l'apostasia dalla fede, e senza dubbio anche quello che è poi filtrato nel numero 675 del Catechismo della Chiesa Cattolica, la prova finale della Chiesa. Perché non ci hanno dato tutti ascolto? È così evidente che è questo, perché non è comodo, perché la verità non è mai comoda, perché fa più comodo starsene nella falsa Chiesa in modo tale che nessuno ci rompe le scatole. E quindi Minutella ci rompe le scatole lui, non Bergoglio Prevost, è Minutella che rompe le scatole. Va fatto fuori. Come? Non col sangue, almeno non finora, ma sott'acqua. Io spingo di nuotare, lo sto annegando. Deve annegare Minutella.
Allora i preti che se ne vanno, si alleano tra di loro, poi scrivono che io sono indemoniato, padre Tognetti, nell'omelia l'ho citato, non gli ho fatto più appelli, l'avete visto? Vada per la sua strada, ma sappia che ha lucrato un tizzone ardente al cospetto di Dio. Non vorrei essere al suo posto, l'unica cosa che io sto facendo è di pregare, lo sappia padre Tognetti che fa il santo sui social, io sono indemoniato, allora io indemoniato, per lui io sono indemoniato, dico a padre Tognetti, prego per te. Tu potresti anche dire che il diavolo si può camuffare e nascondere, che quella volta dice qualcosa di vero pur di non farsi rivelare. E io ti ho chiesto, vienimi a trovare. E ti ho detto, ti vengo a trovare io, chiama l'esorcista che vuoi, in presenza dei miei confratelli, però perché questi sono talmente malefici da correre il rischio che si inventino tutto, quindi ci vogliono testimoni, mi porto le suorine, i confratelli del sodalizio e un paio di laici, no, che scelgo io, della prima ora, va bene? Da Betta, Imma, per fare solo qualche nome. Me li porto, e allora lui deve fare davanti a tutti questi, si porta i suoi esorcismi, i suoi esorcisti e mi fa l'esorcismo. Perché non lo fa? Ve lo dico io perché non lo fa. Perché sa che non è vero. E ci rimedia una brutta figura, perché se non è vero poi deve accettare che ho ragione io, che non è il diavolo che mi ispira, è lo Spirito Santo. Mi finisce come, sapete la storia di padre del caro Dondolino Ruotolo, che la mamma pensava che era indemoniato, così come il papà di Teresa Musco, come ora vedremo, e insomma va lì e gli fa l'esorcismo il Monsignore di Napoli a casa, nel salotto, e il povero, era giovane ancora, il povero Don Dolindo si mette in ginocchio e questo qui che gli fa, più non succedeva niente, e più quello temeva il fallimento. Tanto che veramente dopo che è passato troppo tempo e questo non smetteva di ripetere ogni volta vattene Satana, a un certo punto il povero Dondolino racconta, io mi immagino la scena napoletana, fa segnale, Monsignore, e quello sì, mi dica padre, qui sono due le cose, o il diavolo non c'è o lei non sa fare bene il suo mestiere, capite? Quello poi ha dovuto riconoscere che non c'era il diavolo, però dovendo riconoscere questo, presto la Santa Sede gli ha tolto per quel periodo la condanna, perché se non è indemoniato allora è un povero, una vittima. E così sarebbe del sottoscritto, ma padre Tognetti si guarda bene dall'interagire con me, mette la mano santa, lui che è uomo di Dio, sull'indemoniato Minutella che invece grida la verità e lo fa annegare. Non ci fa niente se c'è gente che ha creduto a quello che lui ha scritto, che io sono indemoniato, per via delle locuzioni. Questa faccenda delle locuzioni mi rendo sempre più conto che vuoi vedere che col tempo diventa lei la pietra d'angolo. Io sono 2 volte teologo e voi tutti sapete che mi sono esibito a voi sempre da teologo, predicatore. Però può darsi che invece col tempo, visto che i nemici fanno così, gli regalo le chicche del cielo che si sono realizzate. Perché le cose si sono realizzate. Per esempio è inutile che insistiate col tema della voce di Padre Pio e della farsetto che ho fatto a Piccola Nazareth, perché comunque, e avrei molte cose da dire su quel video, ma non lo faccio, così vi tengo sui tizzoni ardenti e ve lo lascio usare perché vi perdiate l'anima, se state ancora dietro a quella falsa chiesa. Ma una cosa ve la voglio dire, che guarda caso in quelle locuzioni lì, quando io ero un oscuro sconosciuto, la Madonna diceva, ci sono le testimonianze, 2015, 14, la Madonna diceva, questo mio figlio soffrirà molto, e piangeva la Madonna. Andrà in giro prima per l'Italia, perché lo chiameranno, e poi per tutto il mondo, e diventerà difensore della fede per i tempi, eccetera, eccetera. E poi altre profezie, quando i capelli, insomma, non ci vado sul dettaglio. Mi sembra che stia andando così. Ecco, allora, tra le profezie che io non conoscevo a riguardo della falsa chiesa, oggi 9 marzo 2026, per la gioia dei nostri detrattori, vi si aggiunge quella di questa mistica, morta a 33 anni dopo aver sofferto immensamente come vittima d'amore, Gesù le ha chiesto più volte alla Madonna anche di offrirsi come vittima d'amore, Teresa Musco, era casertana, è sepolta nella cattedrale di Caserta, è in corso la causa di beatificazione, anche perché era seguita per molti anni, per quasi tutta la vita, è stata seguita da un sacerdote santo
credo anche esorcista, Don Franco. Comunque, Teresa Musco ha avuto anche il dono della profezia, cioè in due modi. Le ha dette lei le cose come lo Spirito Santo le ispirava, oppure la Madonnina e Gesù le davano queste indicazioni. E ce n'è una che riguarda la falsa Chiesa, ed è clamorosa. La profezia di Teresa Musco, in cui la Madonna dice, cito, le virgolettato, Satana alla sommità della Chiesa. Ora, che cosa significa Satana alla sommità della Chiesa? Qual è la sommità della Chiesa? Scusate, uno che non è incompetente sa che la sommità della Chiesa è il munus petrinum, cioè il luogo dove si svolge il munus di Pietro. Possiamo dire, se siete d'accordo, il trono di Pietro, no? La sommità della Chiesa, fino a prova contraria, perché la Chiesa ha una dimensione gerarchica imprescindibile, anche se Prevost sta lavorando per renderla sinodale, e il 2028 è una data importante se ci si arriva, e se non accade prima qualcosa. A proposito, sapete che Teresa Musco ha fatto una profezia, me la sono registrata, del 10 ottobre 73. Sentite cosa dice. A proposito di quello che sta accadendo per ora in Iran, dove l'Iran sembra l'Araba Fenice, perché si subiscono pesantissimi attacchi. Io guardate, Israele è una cosa, Israele sta bombardando, vogliono ridurre il Libano come Gaza. Ma perché questa? Io vabbè, non entro nel merito, per carità di Dio, perché se no non la finiamo più. Non so se mi avete capito. Israele è libero di attaccare dove vuole. Nessuno lo ferma. Perché? Perché gli ebrei non vengono fermati? Qualcuno c'è che se lo chiede? Boh, io non lo so. Comunque io non entro nel merito delle questioni perché non è il mio campo d'azione, di apostolato, però c'è questa guerra, è una guerra che diversi analisti dicono, guardate, l'avevamo detto per la guerra in Ucraina e ci siamo sbagliati, ma siamo certi che qui ci possiamo azzeccare, e sono ipodromi della terza guerra mondiale. Ieri sera, prima di andare a letto, ho ascoltato, sapete che c'è un sistema sui social per cui i leader delle altre nazioni ora fanno la traduzione, addirittura anche labiale, e parlano nella traduzione. Tu puoi ascoltare cosa dicono, Putin, eccetera. Ieri c'era il ministro degli esteri cinese, di Xi Jinping, che ha fatto un intervento importantissimo, dove dice, con elegante diplomazia, c'è una sovranità nazionale che è stata violata, dice lui, sta parlando dell'Iran, e in questo modo la diplomazia internazionale è in crisi. Noi della Cina invitiamo a deporre le armi, insomma, facevano capire che in ogni caso non si schierano con gli Stati Uniti, almeno non ufficialmente. Comunque sia, c'è questa guerra, è stato chiuso il canale di Hormuz, dal quale arriva per noi il petrolio, e le cifre del gasolio stanno salendo alle stelle, compresi i voli aerei, la sicurezza internazionale non è più garantita, l'Iran sta riuscendo, come aveva annunciato, nel progetto inaspettato, duplice, di resistere a oltranza ai bombardamenti pesantissimi, anche se chirurgici, e soprattutto sta cercando di coinvolgere i paesi arabi, perché li attacca. E la situazione è drammatica. Sentite questo messaggio dato dalla Madonna a Teresa Musco il 10 ottobre 73. Dice: una grande guerra succederà, morti e feriti ce ne saranno tanti, Satana grida la sua vittoria, e quello è il momento che tutti vedranno mio figlio apparire sulle nubi, e allora giudicherà quanti hanno calpestato il suo sangue innocente e divino, allora il mio cuore trionferà. Cioè la Madonna annuncia il trionfo del suo cuore immacolato e la comparsa di Gesù, Kyrios, nelle nubi del cielo, a seguito di una grande guerra. Sembra imprecisata la cosa, ma poi aggiunge la Madonna: inizierà una nuova guerra nella terra dove è nato il Salvatore, cioè la Terra Santa. Cioè, appunto lo dice, il mio amatissimo figlio, e non si fermerà. Da lì nascerà la grande guerra. Sarà questa? Teniamo la corona in mano, figlioli cari, e preghiamo, guardiamo al cielo
Quando queste cose cominceranno a accadere, dice Gesù del Vangelo, levate in alto il capo perché la vostra liberazione è vicina. Da lì nascerà la grande guerra, da lì viene il grande castigo dal cielo e dalla terra. Ma veniamo finalmente a questo messaggio che riguarda invece, come io vi ho detto, miei cari, c'è una serie di messaggi che Gesù dà, e anche la Madonna, a questa mistica, la cui storia è sorprendente, che riguardano la Chiesa. Riguardano la Chiesa. Per tempo Gesù e la Madonna annunciano a Teresa Musco che sarebbe subentrata una profonda crisi della fede nella Chiesa Cattolica. E fin qui uno può fare riferimento, perché poi Teresa Musco è morta negli anni 70, evidentemente può fare riferimento alla crisi post-conciliare. E invece ci scappa questa clamorosa profezia che è analoga a quella di Padre Pio, perché Padre Pio ha detto Satana verrà a governare una falsa chiesa, e invece a Teresa Musco, e d'ora in poi questa profezia la farò mia, dice Satana, dice la Madonna, alla sommità della chiesa. Ma vediamo. Dunque, questa inquietante profezia è dell'8 gennaio 1948. La Madonna appare a Teresa Musco e dice, vediamo un po', scusate che prendo il messaggio, eccolo qui, questo è il messaggio del 13 agosto 1951, che è esattamente quello nel quale si parla appunto di Satana che arriva alla sommità della Chiesa. Ascoltiamo. Figlia mia, sono qui per dirti che il Padre manderà un grande castigo sull'intero genere umano nella seconda metà del secolo. E come è scomparso? Incredibile, guardate, incredibile, non l'ho toccato. Adesso devo andarla a riprendere. Abbiate pazienza. Mi è scomparso, non l'ho toccato il display. Ma cosa volete? Succede? Eppure è scomparso lui addirittura, il messaggio. Abbiate pazienza. Colpi di scena imprevisti. Secondo qualcuno io vi starei truffando per prendervi in giro. Vero? Eccolo qui, l'ho ripreso. Sappi, figlia, che Satana regna nei più alti posti. Quando Satana giungerà, eccola qui, alla sommità della Chiesa. Una frase tremenda. Quando Satana giungerà alla sommità della Chiesa è Bergoglio. È la mafia di San Gallo, sono le divisioni di Papa Benedetto ed è la battaglia per la quale Don Minutella, grazie a Dio con un paio di confratelli sparsi nel mondo, porta avanti questa battaglia e le prende da tutte le parti, perché Satana, che comanda nel mondo, non vuole che si dica, allora mi arma tutti contro, per fermarmi, per demoralizzarmi, per abbattermi, per avvilirmi, tutti contro. Possibile che vengano tutti contro? Ma perché ognuno, caspita, non si fa la propria strada? Io dicono che vado non sono io replico, perché se il giornalista romano si fa i cabasisi suoi, io non ho motivo, per me lo ignoro, perché ha una posizione balorda, che lui stesso non ha più neanche lui capito che posizione è la sua. Allora, per sopravvivere, Satana gli stilla l'odio verso di me, perché non c'è altra spiegazione. Perché cosa dovrebbe fare quei video? Per mettere in guardia da che cosa? Ma perché lui conosce la mia intenzione. E poi i meriti, casomai, non sarebbero maggiori dei demeriti. Chi ha gridato per primo? Da chi ha attinto lui? Il giornalista da chi ha attinto? Ha avuto le locuzioni? O ha attinto dallo stregone guru Santone? Perché è il diavolo, capito? È il diavolo che non vuole che si sappia la verità, ci sta provando in tutti i modi. Io vengo in Argentina, in Brasile, ogni volta che sono venuto, anche qui è scoppiato il putiferio. E anche io poi, quando ho tutte queste relazioni, sono sempre lì che dico alla Madonna, proteggili sul mio conto, perché l'opera di Satana è il discredito su di me. E sono quelli che ci cascano. Cominciano con grande entusiasmo e poi, perché il diavolo non vuole che si sappia questa verità. Quale? Che lui regna in Vaticano. L'ha detto la Madonna. Satana
regnerà, giungerà alla sommità della Chiesa, il 1951, addirittura ancora prima di Padre Pio. Teresa Musco lo dice perché Padre Pio lo dice nel 60. Satana verrà a governare una falsa chiesa. Invece nel 1951 a Teresa Musco Gesù, la Madonna dice Satana arriverà alla sommità della chiesa. Cosa c'è di differenza? Niente. È Bergoglio, che non era diacono, non si trova il documento, e questo è abbastanza singolare, perché sai, quando viene indicato uno come Papa si fa una ricerca, capito? Si fa una ricerca per vedere come stanno le cose. Non si trova tutt'oggi il documento che attesti l'ordinazione diaconale di Jorge Mario Bergoglio, per cui potrebbe non essere stato ordinato. Come è stato concepito, come è venuto al mondo quest'uomo, dove è stato allevato, come è stato preparato a quello che Napoleone e Stalin insieme non avrebbero mai potuto concepire, di camuffarsi da capo della Chiesa per distruggerla, nel silenzio complice, frutto di un'azione preternaturale. E non ne escono da quella sabbie mobili i preti, non ne escono, sono come la zanzara quando acchiappa la ragnatela, non esce più. Prova in tutti i modi la mosca a tirarsi fuori, ormai dentro la ragnatela. Bergoglio ha usato un potere preternaturale immenso. Satana gliel'ha dato. Capite? Non lo vogliono accettare. Anzi, il problema sono io. Mi devo curare. Un altro disgraziato, in quel disgraziato canale che per ora in questi giorni non ha altro a cui pensare, vedete cosa ha scritto? Andate a verificare perché, parlando di me, non è stato ordinato subito prete, perché aveva problemi psichiatrici già allora, e quindi la diocesi, capite a quali livelli arrivano? È Satana che fa tutto questo. Sarei per dire che non ci dorme la notte il diavolo, per impedire a tutti i costi che... Perché guardate come funziona, la Madonna, Gesù hanno voluto che questa cosa, il piccolo minus tellus, lo dicesse, no? Però Satana crede di cantar vittoria perché è una verità, come vedete, contratta, soffocata, mi capite? Quello che io grido è soffocato, non c'è un vescovo, non c'è un cardinale, non c'è un vero teologo, non c'è nessuno. 4 matti di preti che non rinunciano alla verità che gli grida la coscienza e quindi si schierano con me, dovendomi pure sopportare. Quindi Satana crede di cantare vittoria così, perché tutto è contratto. C'è gente che se ne va e vive solo nella speranza, contando i minuti, che io sia distrutto. Come la tipa che se ne va dalla compagnia di Maria violando e aggredendo perché voleva entrare e ora anima Minutella Show. E c'è gente che va dietro a Minutella Show, anche se io ho provato e dimostrato che dicono il falso, non c'è niente da fare. È uno sport che Satana volentieri mette in campo per screditare, perché non gliene frega niente di me al diavolo, lo sa che io sono niente, lo sa. Il diavolo di me, manco mi calcola perché io sono niente, non valgo niente, sono una miseria assoluta. Quello che teme è la missione che io porto avanti, di gridare la verità, perché se non ci fossi stato io, era fatta, o no? Altrimenti che era? Schneider? Strickland? Viganò? Padre Livio? Cardinale Comastri? Cardinal Müller? Che cosa hanno fatto? Come sono scesi in campo? Come hanno gridato la verità? Solo io. E infatti è un record. 2 scomuniche e una riduzione sotto. Guarda che è un palmarès invidiabile, altro che l'Inter o il Real Madrid. Allora Satana, quando giungerà alla sommità della Chiesa, Bergoglio Prevost, falso papato, ma non falso alla maniera di altri falsi papati nel corso della storia che erano manovre, ma qui è falso papato nel senso proprio di Satana, la contraffazione, la Chiesa di Satana. Lo dice la Madonna, non me lo sto inventando io, lo dice la Santa Vergine a Teresa Musco. Sappiate che riuscirà così a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati
e vabbè, poi tutto il resto, vedo che il tempo purtroppo. Figlia, allora i cardinali si opporranno ai cardinali. Questo l'ho detto poi negli anni 70, anche la Madonna, il 73, la Madonna ad Akita. Ma c'è prima Teresa Musco, mi spiace, devo dire una cosa che ho sempre pensato. Il sud Italia è quello dove veramente abbiamo avuto grandi figure di mistici, non al nord, dove pullulano pseudo mistici mignon, io li chiamo, no? Mignon, il mignon. Invece i veri mistici abbiamo avuti Natuzza, Padre Pio, sono tutti del sud. Natuzza, Padre Pio, Pino Auricchia, ce ne sono. Il problema del sud è, non so perché, del sud Italia, è che poi le cose rimangono. Cioè, Teresa Musco andrebbe conosciuta, anche io faccio mea culpa, perché è un messaggio, anche questo, precede Padre Pio nel dire di Satana che regna nella Chiesa e precede Akita, Suor Agnese, che diceva quella frase che tutti fanno circolare, ma nel 51 già l'aveva detto a Teresa Musco la Madonna. Sentite, quando poi Satana, anzi qui è più preciso, quando Satana sarà alla sommità della Chiesa, ovvio, se non c'è il vero Papa, il primo motivo che avviene è quello della discordia, della separazione, della, come si dice, l'unità, no? La divisione. Cardinali si opporranno a cardinali, i vescovi ai vescovi, fra loro non ci sarà amore e tanti figli prediletti, sta parlando dei sacerdoti, si troveranno senza amore e sbandati, non sapranno più come prendere le anime, ma non arriveranno alla preghiera. Vedrai molti, questo nel 72, vedrai molti cambiamenti nella mia Chiesa, questo è Gesù credo che parli, cristiani che pregano ne rimarranno pochi, molte anime andranno all'inferno, non ci sarà più né pudore né vergogna per le donne, Satana si vestirà di esse per far cadere molti sacerdoti. Crisi comuni ci saranno nel mondo. I preti, vescovi e cardinali saranno tutti disorientati, cercheranno di aggrapparsi alla politica per aiutarsi, ma ancora una volta sbaglieranno. Una grande guerra ci sarà, eccetera, eccetera. Bene, miei cari, vorrei approfondire, ma ho visto che sono le 10:30, devo chiudere perché c'è la preghiera di riparazione. Io vi benedico con tutto il cuore, vi auguro una giornata piena di pace, di serenità e di gioia. Siamo sulla strada giusta e tutti se ne facciano una ragione. Io qui ai fedeli del piccolo sparo la bomba finale, proprio la bomba atomica alla fine, e domenica, sabato, ho ricevuto una locuzione della Santa Vergine in cui la Madonna ha detto è venuto il momento di dire le cose con chiarezza, anche tutti voi del piccolo resto, e cioè che la guida della fede cattolica è il sottoscritto e che solo qui Dio ha voluto che si conservi la fede cattolica, altrove è soltanto una contraffazione. La Madonna dice di avere fiducia e crederci perché gli eventi ci stanno dando ragione e sempre più sarà chiaro che questa realtà del piccolo resto e questo Dominutella che sono così perseguitati a tutti i costi devono affondare, in realtà sono quello che Dio ha scelto perché il piccolo resto conservi la fede cattolica nel tempo della grande apostasia e dell'anticristo con la corona del rosario in mano. Andiamo avanti, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Con il sodalizio sacerdotale mariano internazionale vi invitiamo al raduno del 12 aprile a Milano alle ore 13:30, domenica 12 aprile per la festa della Divina Misericordia. Sarà un momento di grazia, ci sono altri sacerdoti che in questo momento non potevano essere qui e che verranno tutti a Milano per questo momento di grazia. Sarà una nuova Pentecoste, il Signore ci raduna da più parti di tutto il mondo, come nella Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, perché possiamo poi andare in tutto il mondo a portare il messaggio della salvezza, il messaggio del Vangelo, il messaggio della verità e soprattutto la nostra appartenenza a Maria. Invitamos a todos los sacerdotes del fiel remanente de esta iglesia verdadera para que se reúnan y vayan a este encuentro tan hermoso que será con nuestro vicario, el vicario de Cristo. Los invitamos a todos. Un saludo para todos los remanentes de todo el mundo, especialmente de Italia,
y de México, donde también habrá una visita del Papa en junio. Felicidades. Con il rosario in mano, popolo dei rosarianti, vi diamo appuntamento domenica 12 aprile a Milano, festa della Divina Misericordia. Avanti con Maria.